Ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi rispondo a una domanda che mi avete fatto su Instagram, che è questa qui: che cosa fa la figura del site engineer e qual è la differenza tra questa figura e quella del direttore tecnico di cantiere, ok? Che è un'altra figura di direzione lavori. Allora, la figura del site engineer, che deriva appunto da questo nominativo anglosassone, è quella figura professionale che segue tutto il processo di realizzazione di un'opera per quanto concerne la parte tecnica principalmente, ok? Quindi è quella figura professionale che si può, diciamo, correlare al direttore dei lavori. Come voi sapete, quando noi abbiamo un progetto c'è un progettista e poi c'è un direttore dei lavori. Allora, quelle che sono le opere, diciamo, ordinarie, solitamente difficilmente hai la figura del site engineer, perché sono opere, diciamo, contenute. Non è detto, però generalmente il progettista fa il progetto, il direttore dei lavori, che può essere il progettista o un'altra figura, va ogni tanto in cantiere, verifica i lavori e insomma, fine della storia. Però quando si hanno dei progetti comunque complicati, dei progetti grossi o dei progetti di un certo tipo per cui la committenza o l'ente pubblico del caso richiede che ci sia una figura diciamo di site engineer, quindi una figura che rimanga in cantiere continuativamente a seguire i lavori, e allora in quel caso appunto si nomina questa tipologia di figura, che è una figura terza oltre al direttore dei lavori. Qual è la differenza tra il site engineer e la figura del direttore tecnico di cantiere? Diciamo che la differenza è lieve, ma in realtà c'è, perché il direttore tecnico di cantiere è quella figura professionale che viene nominata dall'impresa, cioè è un dipendente dell'impresa spesso, quindi segue più cantiere, segue più lavori per conto dell'impresa, ok? Non per conto della committenza o della parte progettuale. Quindi diciamo che quello che fa è sempre seguire la parte tecnica, a volte fa anche un po' di contabilità di cantiere, eccetera, controllare che i lavoratori lavorino in sicurezza, perlomeno lo dovrebbe fare, però è una figura, diciamo, che sta dalla parte dell'impresa, ed è per questo che quando ci sono delle commesse di un certo tipo vengono proprio richiesti delle figure professionali che facciano esclusivamente direzione lavori, e a volte, diciamo, ricevono anche un compenso, diciamo, giusto per questa tipologia diciamo di un po' di incarico tecnico, perché differentemente da quello che può essere la parte progettuale, tu devi rimanere in cantiere effettivamente tutti i giorni, tutto il giorno. Immaginatevi il cantiere, non lo so, di una metropolitana. La figura del site engineer sta lì continuativamente, ogni giorno, a verificare appunto che i lavori vengono eseguiti come da progetto, vengono rispettati i disegni, se ci sono delle modifiche vengano recepite, che i lavori vengano completati in tempo e che i lavori vengano completati cercando di mantenere quello che è il budget previsto. Okay? Queste sono tutte cose, quindi fa un po' anche da filtro tra la parte progettuale, la parte di cantiere, la parte economica. Poi dopo queste sono le mansioni, diciamo, più tecniche, quindi avere conoscenze tecniche. Se poi dopo andiamo a ragionare anche sulla parte diciamo più economica, allora in quel caso comincia a diventare una figura più completa, più complessa. In quel caso magari è più entra in gioco anche la figura del project manager, che è un'altra figura ancora, che magari potrò spiegare in un altro video. Quindi questo è un pochettino quanto la differenza tra queste due figure, questa, nel senso che fanno più o meno la stessa cosa, però uno sta dalla parte dell'impresa e quindi, insomma, non è detto che vada sempre bene per determinate tipologie di opera. A volte l'impresa lo fa per tutelarsi, appunto, per avere il controllo dei cantieri che fa. Però quando io ho un cantiere di un certo tipo, ripeto, sono spesso il committente stesso, la parte progettuale stessa, sono studi comunque importanti, o l'ente appunto che commissiona, a richiedere che ci sia una figura. E poi dopo voi direte, potrebbe essere una cosa ridondante se ho due figure. Come vi ho detto prima, per cantieri piccoli non avviene, per cantieri di una certa importanza probabilmente anche due figure non sono mai abbastanza, insomma, visto che comunque possono verificarsi delle problematiche di un certo tipo.
Questo è quanto ragazzi, spero di aver risposto alla vostra domanda e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!